Ciao a tutti, bentornati sul canale. Questo è il primo video dell'anno, per cui prima di iniziare ogni cosa, prima di iniziare l'avventura, prima di iniziare a camminare, vorrei augurarvi un felicissimo anno nuovo, pieno di avventure, pieno di fotografia. Io sono tornato qui a Campo Imperatore a distanza di una settimana per controllare un po' lo stato di avanzamento della stagione. Ormai siamo in inverno e, come potete vedere, purtroppo di invernale è rimasto ben poco, o meglio ancora non si vede la vera stagione, quella più selvaggia, ma la situazione invece oggi mi ricorda quasi un ambiente tardo primaverile o magari anche di inizio estate, quando la neve inizia a sciogliersi e la piana di Campo Imperatore veste quella livrea maculata proprio come quella che c'è oggi, che potete già vedere da queste immagini qui della telecamera. E per oggi pomeriggio non so cosa mi riserverà la montagna, continuerò a guidare fino a dove si potrà, forse fino all'osservatorio su in alto 2130 metri, e poi da lì deciderò un po' cosa fare e spero di trovare qualche condizione fotografica interessante. Per adesso il cielo è sgombro da nuvole, ma qualcosa per il tramonto succederà. Per scoprirlo rimanete con me, perché quella di oggi sarà veramente una giornata incredibile. Quindi alla fine ho deciso di raggiungere il rifugio Duca degli Abruzzi, perché in tanti anni, ad essere onesto, non ho mai trovato la strada di Campo Imperatore pulita fino all'osservatorio, fino quindi alla fine della strada in questo periodo dell'anno. Ho voluto approfittare di questa situazione davvero eccezionale, e a dire la verità è eccezionale anche la condizione dell'innevamento. Guardate, praticamente il sentiero presenta una condizione quasi estiva. Ci sono pochissime macchie di neve. Certo, bisogna fare attenzione perché c'è un po' di ghiaccio sotto la neve, però si procede tranquillamente senza i ramponi. Guardate lì Campo Imperatore, il Gran Castello, tutta la catena orientale del Gran Sasso fino in fondo, da quella parte c'è la Maiella. A livello fotografico la serata non è molto promettente perché non ci sono nuvole, però non è detta l'ultima parola fino a che il sole non inizi a scendere e la luce si farà più morbida. Bisogna solo aspettare e vedere quello che ci riserverà il pomeriggio.
rifugio Duca degli Abruzzi, 2400 metri circa, qualcosa in più forse. Guardate da quella parte il pizzo di Intermesoli con qualche ciuffo di nuvole sopra, sembra quasi che mi stesse aspettando per qualche fotografia. Io ero preoccupato che non avevo ancora visto nessuna nuvola, però devo dire che avevo letto le previsioni e qualche cosa verso il tramonto dovrebbe arrivare. Infatti ci sono dei ciuffi nuvolosi, dei cirri che si stanno avvicinando e credo che chiaramente la fotografia dovrebbe a questo punto svolgersi in questa zona senza andarsi a esporre troppo ai rischi della cresta lì sopra, quello del Monte Portella, la cresta del Portella, o anche da quella parte lì, perché comunque ci sono dei tratti un po' delicati con un po' di ghiaccio sotto la neve. Qua comunque ecco la situazione è questa qui, guardate il pizzo di Intermesoli, la valle Valmaone in fondo, delle nuvole, dell'inversione termica verso la fine, il Corno Grande di qua che devo dire non è molto fotogenico questo pomeriggio. Andrò quindi a posizionare il cavalletto qui in questa zona, proprio su questa dorsale intorno al rifugio Duca degli Abruzzi, e da qui cercherò di realizzare qualche scatto, sperando che queste nuvole possano mantenersi ancora per un po'. E la scena per oggi pomeriggio è abbastanza complicata, guardate c'è qui il pizzo di Intermesoli e la Val Maone che si infila lì dentro, scende fino a Prati di Tivo, praticamente se si segue da quella parte si raggiunge in circa 4 ore il versante nord del Gran Sasso, e bisognerà cercare di evidenziare un po' la struttura, la morfologia della montagna, cercando di sottolineare i chiaroscuri, le scavature della roccia, sembrano quasi come delle dita, guardate dalla cima del pizzo di Intermesoli che scendono verso la Val Maone come dei canaloni. Il pizzo di Intermesoli è alto 2635 metri e sono quasi fortunato a trovarmi qui in questo punto oggi, in questa situazione così bella, perché normalmente in questo periodo dell'anno questo luogo è quasi irraggiungibile per via dell'innevamento. Purtroppo quest'anno la neve latita e spero che nei prossimi giorni comunque tornerà ad imbiancare tutto l'Appennino come dovrebbe essere nel normale svolgersi delle stagioni. Però adesso mi trovo qui e devo cercare di raccontare, documentare questa situazione. E per la fotografia di oggi cercherò di utilizzare anche dei filtri ND per allungare un po' i tempi di esposizione e sfumare leggermente quelle nuvole che sono già abbastanza veloci. Non utilizzerò per adesso il polarizzatore perché con questo cielo azzurro potrebbe andare a creare più danni che abbellimenti alla fotografia. Infatti il polarizzatore con questi cieli tende a creare delle macchie che sono sicuramente indesiderate. Se poi più avanti le nuvole saranno più corpose, sicuramente utilizzerò anche il polarizzatore. Creo la mia composizione, do un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori.
Purtroppo anche l'avventura di oggi ormai è finita. Sono stato al rifugio Duca degli Abruzzi sul Gran Sasso, Campo Imperatore, in una situazione veramente molto particolare, quasi preoccupante. L'assenza di neve quest'anno ha permesso di raggiungere l'osservatorio di Campo Imperatore con la macchina, per cui da lì sotto ho risalito praticamente il versante delle Portella, ho raggiunto il rifugio e lì ho potuto scattare qualche fotografia così, di documentazione di questa situazione molto particolare a livello climatico. E per tornare alla macchina mi aspetta ancora circa una trentina di minuti di cammino qui sul sentiero. È abbastanza libero dalla neve e dal ghiaccio, però comunque dovrò prestare la massima attenzione. Tra poco monterò anche la lampada frontale per vedere meglio, insomma, dove vado a mettere i piedi. A questo punto non rimane altro che salutarvi e ringraziarvi per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. E recentemente ho aperto anche un account su Buy Me a Coffee, quindi chi vuole sostenere attivamente queste mie avventure di fotografia paesaggistica può farlo, è molto semplice, ci sono le indicazioni nella descrizione a questo video. Io vi ringrazio ancora e vi auguro un felice anno nuovo. Qui dal Gran Sasso, da Campo Imperatore, per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima avventura, ciao!